Vabbè, aperto adesso. Analizziamo un attimo. Avevo previsto il Nasdaq veramente bearish per questa settimana, bellissima pullback sul 9,3, mi piace questa zona che avevo anche nell'outlook previsto come possibile zona di reaction e da qua sarei molto... Ah, sì. Questa è la zona di possibile target se diciamo i dati del report, dei COT e dell'accumulation, diciamo i contratti sul Nasdaq sono veritieri, HIG, quindi questo potrebbe essere un nostro primo target se si muovesse. Mamma mia quanto è lento, ma che è? Eccolo. Se raggiungiamo questo low vado a BE immediatamente. Gold che sta facendo? Dai. Andrei a BE anche sul gold. Mise open è questa candela qua. Ok, questa probabilmente andrà a stop loss. Qui c'è questo gap. Mm. Ok, gold andiamo a BE. Aspettate. Ok, posizione ABE. Quindi è un risk free 3. Mamma mia, qua abbiamo rischiato. C'è questo gap che probabilmente sta proteggendo l'APA in questo momento, almeno dal nostro bearish. Dai. Mamma mia, questa potrebbe fare un bel flush se dovesse rompere questo livello. Non mi dà l'impressione, forse questi high qua per poi proseguire. Ok. Ok. Ok, TP, 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 TP. Prima posizione chiusa. Non ho fatto in tempo a fare trailing perché avevo il take profit fixed. Dai, ciccio gold. Quindi il Nasdaq è andata, il primo trade è andato profit, guardate, lo sapevo. Voglio vedere una cosa. Vediamo questo volume profile. Ah, siamo completamente sotto. Qui diciamo questo cluster dove sono stati scambiati più volume al siamo esattamente appena al di sotto del value high dell'ultima sessione regular trading hour, tutta Asia e tutta Londra sono state sotto. Durante New York abbiamo provato a rompere a rialzo, adesso ci ritroviamo di nuovo sotto. Quello che posso ipotizzare è un retest di questo value area low. Se mostra choppiness qui mh, posso ipotizzare un entry short verso l'Asia low.
Vediamo come si comporta. Non so se ci dia la entry. Bellissimo. Sapevo. Immaginavo. Non sapevo, però era molto probabile. Via ragazzi. Posizione chiusa. Mamma. Sì, non ho avuto le palle, ma perché stavo dentro al gold, quindi non lo faccio mai di solito. Doppio trade, ma era abbastanza in the air questo trade. Ma vai, siamo andati a prendere questi low. Vediamo se fa una push per andare a prendere questa buy side liquidity oppure scendiamo da qua. Ragazzi, se vedo una candela bearish da quest'area, quindi se chiude bearish, entro di nuovo short sul Nasdaq. Ok, se chiude bearish entro, pronto. Devi chiudere sotto a questa candela, altrimenti nada. No, lasciamo. Ciao. Era giusto. Come ho detto, questo non lo sarebbe andato a prendere, ha preso solo questi due. Vabbè, tutto giusto, a parte che ci siamo protetti un po' abbastanza strong, ma è giusto così, la mia strategia è così. Nothing to blame. L'analisi e tutto era perfetta in linea. Ok. Se chiude bullish gold rientro. Se vedo un FVG a un minuto, rientro su gold. Nasdaq la lasciamo. Dai Nasdaq. Sono in drawdown. Ok. Ok, siamo in nel gold. 2R. Puntiamo a questi high. 2R. Se ci dà 2R la chiudiamo. Quindi vale la tesi di prima, ha creato questo range, ha swippato gli high e i low. Immagino che sia un doppio sweep per poi proseguire nella direzione nostra bullish. L'order flow a 15 minuti è bullish, quindi stiamo semplicemente andando nella direzione del flow della PA recente. Oltretutto c'è questo target che non è stato preso e sui futures ancora non siamo arrivati al 4HFVG, quindi io immagino che sia il nostro target, almeno il mio target. Se dovesse andare male, andrà male. Ok, Nasdaq, stop it out. Stop loss neanche fino agli high. Questa la lasciamo tutta fino al London Low. Ah, non ci credo. Ok, Nasdaq è andata
Take profit, Gold purtroppo ci ha inculato, avevo mezzo intuito che era un reversal. Nasdaq è andata bene, scusate sono stato assente ma ero fuori, quindi questo è stato preso, 2.6, poco. Se dovesse salire un po' di più, almeno questo flip flop, questa trend line, potrei pensare per un'ultima entry. Da qua è troppo presto. Questo breaker. Vediamo. In. Che è preso tardi. Non la migliore entry che abbia fatto. Vediamo se riusciamo ad arrivare almeno a un altro 2R sotto l'Asian Low. Oppure facciamo la fuffa. Vediamo l'extension del range dove potrebbe proiettare il prezzo. È proprio l'Asian Low. Questo è il safe, diciamo. Il safe, ma potrebbe estendere naturalmente. Mamma mia, Nas quasi stop out. Un po' a vedere se non è che mi ha stoppato su. No, ancora sono in. Ok, siamo ritornati, siamo ancora dentro il Nasdaq, una P molto lenta e si è iniziata a muovere all'incirca dalle 11, comunque sempre da questo livello. Siamo al protection level del 100% rispetto all'opening range che coincide casualmente con l'Asian Low. E, diciamo a questo livello mi darebbe un 1.6, cerco di puntare almeno a 2R, a ipotizzare, a sperare che qui ci siano seller che potrebbero far accelerare fare uno squeeze del prezzo per darmi almeno il 2R.